non ci ho mai pensato alle mie illustrazioni come un qualcosa che appunto, cioè che riguardi la moda, cioè un qualcosa che si possa indossare, che sia un motivo di vanto estetico per una persona che le indossa. Mi sorprende che in generale alle persone proprio così piaccia l'illustrazione così tanto, cosa che per ora è sempre stata super di nicchia, o comunque che sia arrivata proprio anche alle magliette. Mi piace tantissimo come cosa. E soprattutto anch'io, che non sono abituato a mettermi le magliette, finalmente mi metterò qualcosa, perché per ora metto solo camicie. La moda in particolare, il fashion, cioè tutto quello che è indossabile, per me ha un fashion particolare, e è da tanti anni che ci lavoro, per lavoro e anche per interesse, poi per progetti personali che ho avuto con amici. Perché un disegno è un disegno, ma quando poi viene presentato su un supporto, quello che è importante è anche la cornice. Cioè, in un museo non è importante di che colore è il muro in cui viene applicato il quadro, perché la cornice delimita la fine di quel disegno, tutto quello che c'è oltre non ha importanza. Nel caso delle magliette c'è un ulteriore scalino verso questa fascinazione, perché la maglietta si pone, secondo me, a metà tra quello che può essere un pattern che ricopre una superficie intera di un tessuto e il museo di cui dicevamo prima. Adoro la maglietta come supporto per la stessa ragione per cui adoro il poster, perché chiunque può vedere una maglietta, anzi è ancora più intima, perché se il poster è appeso a un muro, è attaccato a un muro e chi passa di lì lo vede e ne fruisce, la maglietta viene scelta da chi la indossa, quindi già fa un'operazione di scelta e vuole quella maglietta lì precisamente, e poi le persone che incontra il soggetto che indossa questa maglietta in qualche modo ha un rapporto più intimo con il disegno, è esattamente sotto la faccia, quindi in qualche modo una seconda faccia del soggetto che la indossa, quindi questa cosa qui mi piace tantissimo. Fin da 20 anni fa Graffiti è nata per due passioni che erano da una parte il design e il mondo della comunicazione, dall'altra la tecnologia e quello che il neonato internet poteva offrire da quel punto di vista. Da sempre Graffiti ha voluto puntare sulle persone, quindi oggi il progetto di t-shirt.it è l'unione diciamo di questi due fattori, di questi due anime che Graffiti ha nel suo DNA. Già nel 98 avevamo sperimentato i primi e-commerce, non era il momento giusto, ma solo oggi ha potuto diciamo concretizzarsi, perché il momento è quello giusto, il tempo è giusto, il dominio è giusto, i talenti sono quelli giusti. Il timing più la professionalità si sono proprio incontrati oggi, ma è un progetto che ha una storicità di 20 anni, da quando siamo partiti, ancora da prima del Graffiti, con i primi esperimenti di t-shirt disegnate con l'aerografo, ancora prima di mettere le mani sul computer. Fin dall'inizio il progetto t-shirt è nato per non essere un semplice sito e-commerce dove acquistare delle magliette. La nostra intenzione era di poter raccontare una storia e dare anche un aspetto più culturale, diciamo, al sito, più personale. La maggior parte delle volte quando vai in un negozio e acquisti una maglietta, acquisti un disegno che ti piace, che pensi che possa esprimere il tuo stato d'animo, i tuoi gusti, le tue passioni, o semplicemente possa essere bello da indossare. Però poi non conosci la storia che c'è dietro, il percorso che ha portato a generare quel disegno, quell'artwork. Noi volevamo riuscire a costruire questo tipo di percorso, fare in modo che le persone che acquistano una delle magliette sul sito t-shirt.it possano conoscere un po'
un po' di più quello che c'è dietro ad ogni maglietta, la storia di quel singolo disegno, ma anche la storia del personaggio che l'ha costruita. E per questo abbiamo scelto di incontrare e di conoscere tutti gli illustratori, i 10 illustratori che hanno partecipato al progetto, perché volevamo che ci raccontassero chi sono. Ed è stato illuminante. Ognuno di loro ha un approccio totalmente diverso, ognuno di loro è totalmente diverso, e la cosa buffa è che conoscendoli scopri che quello che illustrano in realtà molto spesso è quello che sono. Perché l'illustrazione? L'illustrazione perché graffiti nel tempo si è diventato questo amore, questa passione proprio per l'approccio illustrato, perché rende tutto più coinvolgente. Lavorare con loro il più delle volte sfocia anche in un divertimento. L'emozione di ricevere comunque un artwork da loro è sempre forte, perché quando c'entri l'obiettivo sai di aver fatto un buon lavoro, sai di aver creato proprio un'emozione, un'empatia poi con la persona. Quindi questo lavoro diventa poi più facile col tempo, perché lentamente si riesce a guadagnare anche un po' di conoscenza in più e di comprensione verso l'illustrazione e la persona che la crea. È bello anche capire dietro a un disegno che cosa avviene, qual è l'ispirazione e cosa sta dietro a uno stile e l'approccio progettuale. Illustri ha selezionato per T-shirt.it 10 disegnatori e 10 professionisti di questo settore, di questa scena, questa incredibile scena italiana che sta veramente facendo man massa di premi e di lavori in giro per il mondo. Abbiamo scelto 10 disegnatori che rappresentano al meglio, secondo me, essendo stato poi io a selezionarli, quello che è il panorama attuale del settore. 10 disegnatori eterogenei stilisticamente, 10 caratteri completamente diversi, 10 anche ragazzi e ragazze che vivono in luoghi sparsi in giro per il mondo, perché sono tutti italiani, ma c'è Mauro Gatti che vive negli Stati Uniti, Philip Giordano in Giappone, Gloria Pizzilli in Francia. 10 talenti che rappresentano, a mio modo di vedere, quello che è veramente il valore di questa fetta di industria creativa italiana. Ho incontrato Francesco e Lorenzo nel 2013 perché mi hanno importunato durante l'inaugurazione della prima edizione di Illustri. Quindi sì, erano lì, sono venuti a dirmi: ah, ciao, io sono Lorenzo, sono Francesco, lavoriamo per un'agenzia, e subito ho detto vabbè, sono i soliti che magari, sai, vogliono cercare di cavalcare un'onda che magari stava iniziando in quel periodo ad essere sempre più grande, cioè quella dell'illustrazione italiana. Ho imparato invece a conoscerli nei mesi successivi, perché ho visto che hanno iniziato concretamente a sfruttare il settore, ma sfruttarlo in una maniera positiva, cioè ad affidare a illustratori lavori di qualità, lavori molto interessanti, anche a volte inusuali per il settore. E questa cosa mi è piaciuta fin da subito. Ho accettato di seguire parte della direzione artistica, appunto affiancando Lorenzo e Francesco di Graffiti per il progetto T-shirt.it, perché ero certo della qualità del progetto, ero certo del fatto che non saremmo mai scesi a compromessi in tutti gli aspetti che hanno fatto poi di T-shirt.it un progetto di cui oggi sono fiero. Graffiti si è fatto ambasciatore di quello che è poi una filiera che potesse in qualche modo andare al web, all'offline, a
tutta quella che è anche la parte di eventi, quindi riuscire in qualche modo a far comunicare a 360 gradi il disegno, il concetto e l'emozione e trasmetterla poi ovviamente al cliente finale. I punti di forza di T-shirt.it sono innanzitutto un'attenzione quasi maniacale alla qualità che abbiamo dato, che abbiamo costantemente avuto in ogni aspetto del progetto, dalla selezione dei disegnatori coinvolti alla scelta dei materiali sui quali lavorare, quindi alla scelta del cotone della maglietta, alla scelta dello stampatore, alla scelta anche di una metodologia di stampa che non è molto utilizzata oggi perché è costosa. Invece noi, appunto, perché volevamo offrire al mercato e al pubblico un prodotto di altissima qualità, abbiamo invece scelto di intraprendere. La serigrafia ovviamente ci permette, anche se con un processo magari un po' più elaborato, di riuscire a dare un valore aggiunto a quelli che sono gli artwork che poi vengono utilizzati per vestire questi abiti, questi oggetti, queste t-shirt. L'idea di fare i video è nata proprio perché volevamo che le persone non acquistassero solo una maglietta, ma che si portassero via anche un pezzettino di storia di quell'illustratore. Perché sono tutte persone poliedriche, caleidoscopiche, tutte hanno una profondità e una creatività che ti lascia senza fiato. E quando lo conosci questo ti riempie, ti lascia un bel sapore addosso, e l'idea era che chi acquista quella maglietta possa provare quella stessa sensazione ogni volta che la indossa, perché conosce un po' di più la persona che l'ha disegnata. Non sono un grande fan io le chiamo le mostre da guardare sottovoce, il luogo sacro in cui non si può alzare il tono di voce, in cui bisogna, come dire, anche fingere magari intelligenza. Mi piace quando invece l'arte diventa alla portata di tutti. Non è più, diciamo, il pubblico a chiudersi in un luogo per osservare delle immagini disegnate e per scoprirle, ma è una persona che si fa quasi galleria, che si fa ambiente espositivo. Quello che noi indossiamo, scegliamo di metterci addosso la mattina, rispecchia il nostro stato d'animo, rispecchia la nostra personalità, e quindi non è una cosa che facciamo a caso. Poter aiutare le persone ad esprimere se stesse attraverso anche un oggetto che può sembrare banale, come una t-shirt, mi riconcilia con la mia professione, insomma, nel senso che mi fa capire quanto universale è il linguaggio dell'illustrazione e quanti ambiti può andare a toccare.